Sai che esistono due tipi di caparra, quindi non soltanto la classica caparra confirmatoria che viene utilizzata nella stragrande maggioranza delle proposte di acquisto, dei contratti preliminari, ma esiste anche un altro tipo di caparra detta penitenziale che però viene utilizzata meno spesso e presenta delle caratteristiche simili da un certo punto di vista, ma anche dei vantaggi che la caparra confirmatoria semplicemente non presenta. Vediamo subito queste differenze all'interno del video, ma prima di tutto partiamo dalle basi. Che cos'è la caparra? Beh, la caparra è semplicemente una somma di denaro data a garanzia dell'impegno preso tra le parti quando si firma un contratto, una proposta di acquisto, un contratto preliminare. Ad esempio, la caparra confirmatoria prevede che qualora una delle parti si tiri indietro dall'accordo per qualsiasi motivo, sia rispettivamente tenuta o a perdere la caparra qualora sia la parte promissaria acquirente, oppure a restituire il doppio della caparra nel caso si tratti del venditore. E fin qui probabilmente è un qualcosa che già saprai. Quello che però passa, in maniera invisibile molto spesso quando si utilizza la caparra confirmatoria come strumento di garanzia tra le parti è che comunque qualora una delle parti si voglia tirare indietro dall'accordo, l'altra parte potrebbe non soltanto esigere la restituzione del doppio della caparra, ad esempio, ma potrebbe proprio agire per vie legali per far sì che comunque l'immobile venga venduto qualora si tratti di una compravendita o più generalmente che gli accordi presi all'interno del contratto siano rispettati. Quindi, facendo un esempio veloce, qualora il venditore si tiri indietro praticamente dalla sua promessa di vendita, l'acquirente potrà agire per vie legali per far rispettare il contratto e quindi per acquistare l'immobile alle condizioni previste dal contratto. Qui ovviamente non entriamo nel merito delle complicazioni di una tale azione legale, ma è fattibile e l'ho visto verificare anche più di qualche volta. E non è soltanto l'unica situazione che si può verificare, perché qualora una delle parti decida di tirarsi indietro, per esempio in questo caso l'acquirente, il venditore non soltanto, come abbiamo visto, può procedere con un'azione legale per far sì che l'acquirente comunque sia obbligato a comprare l'immobile, qualora naturalmente ci siano i presupposti, ma può anche agire per chiedere un risarcimento dei danni per via comunque del fatto che gli accordi presi in sede contrattuale non sono stati rispettati. Quindi, come abbiamo visto, da un punto di vista veramente legale, la caparra confirmatoria non si esaurisce nel semplice ok, o perdi la caparra o restituisci il doppio della caparra, ma prevede tutta una serie di situazioni che chiaramente possono di gran lunga complicare la compravendita e chiaramente dipende anche dalla relazione tra le parti e dalle motivazioni per cui ci si ritira dall'accordo. Passando invece ora alla caparra penitenziale, la situazione è leggermente diversa perché anche in questo caso la caparra penitenziale è una somma di denaro versata a garanzia degli accordi presi in sede contrattuale. Però a differenza della caparra confirmatoria non prevede tutta la parte relativa all'esecuzione coattiva obbligatoria del contratto e non prevede neanche la possibilità di richiedere a un ulteriore risarcimento dei danni qualora una delle parti si tiri indietro e l'altra vada a richiedere appunto il risarcimento dei danni. Nella caparra penitenziale la situazione è ben definita. Questo che cosa significa? Che la caparra penitenziale può essere quasi considerata al pari di una penale, perché qualora una delle parti si tiri indietro dall'accordo sarà tenuta esclusivamente alla perdita della caparra oppure alla restituzione del doppio della caparra. Non sarà possibile intraprendere delle azioni legali per l'esecuzione del contratto o per ulteriori risarcimenti danni. E questa è una differenza fondamentale, perché in entrambi i casi la caparra va a tutela delle parti, ma questa tutela, come abbiamo visto, avviene in maniera completamente diversa a seconda che si scelga la caparra confirmatoria oppure la caparra penitenziale. E tu quale caparra scegli per proteggere i tuoi interessi?
Fammelo sapere nei commenti, metti like, iscriviti al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.